Allora, iniziamo con la ricetta di oggi. Vi proponiamo il brasato al Barolo, che è la ricetta indubbiamente più rappresentativa del territorio piemontese, che prevede quindi una cottura mista, no? Inizialmente la carne viene rosolata e poi cotta a una temperatura più moderata. Una parte importante per questa preparazione lo fa la marinatura, nel caso di oggi è del vino, con erbe aromatiche e spezie che vanno ad insaporire la carne. Quindi questa marinatura, che deve essere preparata 24 ore prima, oltre a dare un colore particolare esternamente alla carne, va proprio a penetrare nella carne e renderla più gustosa, più morbida. Quindi questa fase l'abbiamo fatta per poter poi procedere con le varie cotture. Quindi iniziamo con la pulizia della carne. Come vi dicevo, la parte anche molto importante di questa preparazione è la marinatura, e quindi abbiamo già messo a marinare alcuni pezzi di carne. La parte del vino ha già ovviamente fatto il suo lavoro, dando sapore, gusto e anche colore. Tamponiamo per asciugarla in modo che poi si possa far rosolare, e utilizzandone solo un pezzo andiamo a legarla in modo da mantenere una forma uguale. Ecco la parte centrale della vena che dà il nome al pezzo di carne. Quindi gli diamo una legatura per dare un'uniformità alla fetta e prepariamo la mirepoix di ortaggi. Sedano, carota, cipolla, erbe aromatiche e aglio, che vengono tagliate grossolanamente in modo da poter essere utilizzate per fare il fondo. E iniziamo con la prima fase, quindi rosoliamo esternamente la carne. Quindi una volta che è ben calda la nostra padella, mettiamo da una parte la carne e sistemiamo nell'altra invece le verdure che andranno a dare il sapore. Alla ricetta del brasato al Barolo oggi abbiniamo una polenta con una salsa che viene chiamata bagna d'inferno, per il nome ovviamente che indica una preparazione forte, quindi intenso come gusto e come sapore, piccante perché ha anche una parte di peperoncino. A questo punto la carne, quando ha terminato la rosolatura e possiamo portarla avanti come cottura, deve essere di nuovo bagnata, perché il brasato, quindi la cottura per brasatura, è una cottura con una parte di liquido. Aggiungiamo nella casseruola le erbe aromatiche e gli ortaggi e qua facciamo scendere il tutto. Quindi andiamo a bagnare con altro vino. Abbassiamo la temperatura perché, come dicevo prima, è importante che il brasato cuocia poco per volta, quindi ad una temperatura non troppo eccessiva, e copriamo la nostra casseruola. Durante la cottura della carne noi prepariamo la polenta. Abbiamo terminato la cottura della polenta, la versiamo in uno stampo a lingotto e la mettiamo poi a raffreddare in abbattitore. La bagna d'inferno, quindi è una salsa che accompagna spesso la polenta perché è una salsa molto, molto gustosa e quindi accompagna molto bene, ed è a base di aglio e acciughe, quindi abbiamo dissalato, pulito le acciughe, pulito l'aglio. E ci va anche una piccola parte di pomodoro. Io ho utilizzato dei pomodori piccadilli che andiamo a privare della pelle e
dei semi in modo da poterli tagliare. Prepariamo quindi prima il pomodoro, in modo che quando poi abbiamo tutti gli ingredienti necessari pronti possiamo iniziare con la cottura. Quindi togliamo la parte interna che non ci serve, li svuotiamo e quindi li priviamo dei semi. Quindi facciamo un taglio piccolo in modo che cuocia anche più rapidamente. Il pomodoro serve per comunque legare la salsa e renderla più cremosa. E iniziamo a pulire e a tagliare e sminuzzare l'aglio, che sarà il primo ingrediente che andiamo a far colorire in padella, tagliato grossolanamente, quindi non è un vero e proprio trito, e aggiungiamo l'olio. Appena prende calore andiamo a inserire le acciughe. Sta iniziando a prendere calore, quindi aggiungo le acciughe in modo che pian piano si sciolgano e una volta rosolato vado ad aggiungere il concassè di pomodoro. Deve cuocere per almeno 30-40 minuti. Quindi la bagna d'inferno è pronta, aggiungiamo però il prezzemolo, il peperoncino e un po' di burro. Quindi aggiungo il prezzemolo e spengo in modo che il prezzemolo non cuocia più. Andiamo a preparare nello stampo la polenta alternandola, uno strato di polenta con la bagna d'inferno, e mettiamo in forno. Allora, quindi a questo punto questo stampo lo mettiamo in forno a seccare. Nel frattempo il nostro brasato continua la cottura con un po' di liquido, quindi andiamo sempre a verificare che ci sia del liquido all'interno e giriamo sovente il pezzo di carne perché deve comunque sempre essere con una parte di liquido. Il brasato a questo punto è cotto, ci occupiamo della salsa. Allora, prima cosa il pezzo di carne lo mettiamo sul tagliere, lo copriamo con carta stagnola per mantenerlo al caldo e andiamo a tritare il fondo. Come vi dicevo prima, a differenza di altri arrosti, il fondo di cottura del brasato viene tritato. Se poi vogliamo ottenere una salsa più liscia, più cremosa, facciamo l'ultimo passaggio con il mixer ad immersione. La rimettiamo sul fuoco in modo che si riduca ancora un pochettino. La polenta che abbiamo messo nello stampo l'abbiamo smodellata, andiamo a tagliare 3 o 4 fette e le passiamo in padella. Questa invece è la polenta che abbiamo preparato nello stampo alternandola con la bagna d'inferno. Quindi possiamo preparare i crostoni sia passandoli in forno che in padella. Quindi lo passiamo direttamente nella casseruola e tagliamo o fettine più sottili, quindi in modo più classico, o un pezzo più spesso, quindi in modo un po' più moderno. Adagiamo la polenta e le 2 fettine di carne, irrorandole poi con la salsa. Con la bagna d'inferno andiamo solo a toccare la polenta. Un'altra presentazione invece la possiamo fare, dicevamo, con la polenta che è stata cotta direttamente alternando gli strati con le 2 fette, e sempre la salsa per
dare sapore e anche morbidezza alla carne. Un terzo impiattamento possiamo utilizzare invece una parte di carne spessa, tagliata spessa, quindi se la carne è cotta in modo ottimale sarà sicuramente molto ma molto tenera. E il crostone che abbiamo messo invece a tostare in forno lo utilizziamo come ultimo elemento. Quindi le tre versioni: polenta tostata in forno con la parte spessa del brasato, polenta classica con bagna d'inferno e brasato tagliato sottile, polenta con strati alternati di bagna d'inferno. Queste sono le preparazioni che abbiamo preparato oggi.